Ragazzi, questa bici è davvero esagerata. Perché no, non bastava un solo motore qua dietro, ma ne abbiamo anche un altro qua davanti per un totale di 2 motori da 2000 watt. E aspetta, tu utente che con le tue manine stai per scrivere sulla tastiera, ti vedo, stai per criticarmi dicendomi ma perché recensisci dei mezzi illegali? Bici come questa, l'ho già detto in più di un video, non sono illegali di per sé, ma è illegale il modo in cui le utilizzate. Mi spiego meglio: se un mezzo come questo lo utilizzate su strada pubblica senza targarlo, senza assicurarlo, beh sì, è assolutamente illegale. Ma se lo assicurate o se lo utilizzate su strade private o luoghi privati come questo, non è assolutamente illegale. Anzi, si tratta di un mezzo estremamente divertente. Ditemi voi dove avete mai visto una bici elettrica fat bike con entrambe le ruote che sgommano in partenza. Vi basterà infatti utilizzare i comandi a manubrio, tenere premuto per la precisione il tasto più per switchare la modalità di utilizzo. In questo caso abbiamo solo motore singolo frontale, ma possiamo switchare in solo motore singolo posteriore, B sta per back, F per front, oppure utilizzare entrambi i motori contemporaneamente in modalità dual, la più divertente ma anche la più pericolosa. L'Anche Lazy è il nome di questa maestosa fat bike che monta 2 pneumatici fat con un bel cerchione blu in tinta con il resto della bici. I motori ve li ho già mostrati, sono entrambi da 1000 watt, quindi 2000 watt di potenza totale, e vengono frenati da 2 freni a disco posti frontalmente e posteriormente con pinza freno idraulica davvero molto potente. Ad alimentarla troviamo un bel pacco batteria da 48 volt 20 A marchiato Samsung, posto in una posizione simil borraccia, può essere rimossa tramite chiave e quindi ricaricata comodamente lasciando la bici nel box e portando la batteria a casa, ad esempio. Con questa configurazione la sua autonomia viaggia indicativamente tra i 70 e i 150 km con una carica. Realisticamente invece, utilizzandola un po' con l'acceleratore e un po' con la pedalata assistita, siamo sui 60 massimo 80 km. Troviamo una bella forcella frontale regolabile su più livelli in base al tipo di terreno che affronterete, questa è una bella chicca, e un sempre comodo cambio Shimano a 7 velocità. E c'è anche un potente faro LED anteriore. Sul manubrio troviamo un bel computer di bordo a colori con tante informazioni, stato di carica della batteria, velocità, livello di assistenza alla pedalata, fari, insomma un po' di tutto, ed è molto bello da vedere ed è controllabile tramite questa pulsantiera, dove troviamo anche un clacson molto forte. Sulla destra invece troviamo il cambio Shimano e l'acceleratore. Una fat bike, mountain bike elettrica di questo tipo è una bici non per tutti, specialmente per il peso e le dimensioni. Partiamo dalla prima cosa: il peso. Infatti non è leggerissima, pesa la bellezza di quasi 50 kg, 48 kg per la precisione. Un peso elevato nonostante il telaio in alluminio, ma questo comporta anche un carico massimo superiore di 180 kg. Per quanto riguarda invece le sue dimensioni, ragazzi, io sono alto 1,82 m, la sella è regolata al minimo, eppure se ci salgo in sella, ci appiedo con metà pianta, quindi considerate questo aspetto se vi interessa acquistarla. Nonostante il peso e le dimensioni, i freni e la ciclistica in generale fanno un ottimo lavoro. Guidarla è uno spasso e quasi non si avvertono i suoi quasi 48 kg di peso. Si riesce a guidare con una facilità incredibile, forse fin troppo facile da guidare perché potrebbe mettervi in qualche condizione potenzialmente rischiosa, essendo i 2 motori molto reattivi. Ragazzi, questo non è un giocattolo, è praticamente quasi un motorino elettrico, quindi se la guiderete accendete prima la testa. Guardate in salita, io non ho assolutamente nessun tipo di problema, nonostante si tratti di rampe molto ripide, di un garage, e l'accelerazione massima è bruciante con una velocità massima vicino
anzi superiore ai 50 km/h, e permettetemi di dire che secondo me questa bici è limitata a questa velocità. Credo che potrebbe andare anche oltre. E anche esteticamente una bici di questo tipo, tra l'altro la Lanke Lace è disponibile in diversi colori, dicevo, fa il suo effetto. Tanta gente si gira a guardarla. Poi ovviamente è questione di gusti, ma a me piace tantissimo. Comportamento su strada e fuori dalla strada, essendo una mountain bike, estremamente soddisfacente. Ma ci sono dei piccoli lati negativi. Non è presente ad esempio uno stop LED posteriore. E i due motori in modalità dual sono sì divertenti, ma un po' troppo bruschi nella risposta. Ad ogni partenza rischierete una sgommata e se l'asfalto è un po' umido state molto attenti. Insomma ragazzi, la Lanke Lace è un gigante non tanto buono, è una bici elettrica mountain bike con ruote da 26 pollici, estremamente divertente, ma che deve essere guidata con la testa e consapevolmente. Io mi ci sto divertendo tantissimo, è un mezzo che consiglio a chi vuole fare un po' di mountain bike elettrico, peccato però che non sia legale utilizzarla su strada pubblica se non facendola targare, pagando assicurazione e quindi investendoci soldi e soprattutto tempo. Quanto costa questo mostriciattolo? Il suo prezzo si aggira attorno ai 2000 euro, possiamo dire quasi 1000 euro a motore. Scherzi a parte, è un prezzo sì alto ma giustificato dall'essere una bici davvero unica sul mercato. Se cercate qualcosa di particolare di questo tipo, l'avete trovato. Se cercate una bici classica, non è forse il mezzo adatto a voi. Se volete acquistarla subito, magari sfruttando una bella offerta o un bel coupon, entrate nel mio canale Telegram TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video, cercate Lanke Lace e la troverete al suo prezzo più basso. Dovete considerare 3 cose in particolare: la sua potenza, che potrebbe mettere in difficoltà i meno esperti, le sue dimensioni e il suo peso. Detto questo ragazzi, io continuerò a divertirmi perché è un mezzo unico, lo ripeto. Fatemi sapere ora voi cosa ne pensate lasciandomi un commento qui sotto. La utilizzereste oppure no? Parliamone insieme. Per dubbi o domande sono a vostra totale disposizione, e se questo video è stato di vostro interesse potete supportarmi lasciandomi un like, condividendolo ai vostri amici e iscrivendovi al canale. Questo è tutto, vi saluto, buona pedalata, magari elettrica a tutti, alla prossima, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!